Salve a tutti amici miei, innanzitutto vi voglio ringraziare per le visualizzazioni che state dando al mio canale. Effettivamente io vedo per esempio nei commenti che fate ai vari video che sto appunto preparando in questi giorni, che sto facendo in questi giorni, che alcuni mi fanno delle domande. Allora io ho voluto in questo caso prepararmi diciamo uno storyboard delle cerniere, perché in modo che quando avete una riparazione da fare o dovete fare qualche modifica sapete che cosa dovete fare. Infatti preparerò due video, questo è il primo di una serie in cui parlo delle cerniere. Nel secondo video invece vi farò vedere i cursori, perché molti dei problemi sono creati appunto dai cursori che si rompono oppure si allargano perché la cerniera non si chiude. Bene, adesso cominciamo quindi a presentare le cerniere. Bene, eccoci qua. Allora, intanto incominciamo a conoscere i tre tipi di cerniere che ci sono. Questa è presso fusa, i dentini sono di plastica, queste invece di metallo, quindi possono essere fatti di vari metalli, in questo caso questa è di alluminio, e questa è a spirale. Allora, uno potrebbe pensare che il cursore che va bene per questa a spirale può andare bene anche per questa di metallo. No, non è esattamente così. Però c'è anche un altro problema, quale? Le misure, perché nei tre tipi di cerniera che abbiamo esistono poi vari tipi di misure. Questa è da 4 mm, questa è da 6 mm, c'è anche da 5 mm, questa è da 8 mm, questa è da 10 mm e questa è da 12 mm. E quindi anche qui bisogna sapere quale tipi di cursore mettere o qual è la misura della cerniera che dobbiamo cambiare.